Ok, bentornato a Design and Dialogue, Andrea. Ho apprezzato molto la nostra conversazione di ieri. Interessante, sì. Bene. In cui ci siamo immersi nel contesto in cui ha iniziato la sua pratica e abbiamo anche esplorato un po' il contesto, poi le strategie radicali e anche post-radicale che ha seguito negli anni 60 anche fino agli anni 80. E siamo anche molto liete che abbiamo l'opportunità di continuare la conversazione oggi. E oggi vorrei concentrarci su un progetto, o meglio un concetto che ha definito il suo lavoro. E quello è ovviamente No Stop City del 69 di Akizuma Associati. E quello che vorrei parlarle o anche chiederle non è solo No Stop City in sé, ma anche le sue ramificazioni per il suo lavoro e la sua rilevanza e eredità oggi. Ok, cominciamo. Cominciamo con la comprensione di No Stop City stessa. Dunque, in termini pragmatici, cos'è No Stop City? Mi sembra una domanda semplice, ma non è, ovviamente. E che forma prende? Qual è la visione che proietta? E come è comunicato anche mi interessa. Dunque, il No Stop City è nata all'interno di un dibattito molto evoluto che è nato all'interno del nostro gruppo di lavoro, quindi degli Archizoom, che non si occupavano soltanto di questioni relative al progetto o all'economia, insomma, alla sopravvivenza del gruppo così giovanile, ma era anche l'occasione per un dibattito di natura più culturale, direi quasi filosofica, cioè c'era una grande densità di energie nuove, importanti. Questo ci ha permesso di maturare insieme una modalità di lavoro del tutto nuova, cioè non si discuteva solo o di politica, come dire, oppure di progettazione, ma anche di un pensiero più evoluto. No Stop City è frutto di un'intuizione eh, legata a, a una lettura del mondo del progetto come un sistema evoluto in continua trasformazione, in continua crescita, non solo come architettura professionale, ma proprio come spazio di conoscenza, di realtà, di pensiero. Quindi il No Stop City è un'intuizione che devo dire è stata subito capita dagli amici, dai giovani architetti e anche dai teorici, come una sorta di visione evolutiva del progetto, non più limitato a un perimetro, a uno spazio definito, ma piuttosto come un pensiero in continua crescita, in continua trasformazione. Questo in qualche maniera credo sia anche legato a altri momenti della storia del pensiero teorico nella storia del mondo. Cominciare, non so, dalla Torah, dalla scrittura sacra del pensiero ebraico, cioè la Torah è una sorta di nastro infinito dentro il quale è contenuto tutto il sapere sacro, umano, eccetera, ma anche altri importanti protagonisti della nuova cultura
di quegli anni come per esempio Jack Kerouac di On the Road, il quale ha scritto appunto questo, tra l'altro da tenere presente che Jack Kerouac era strettamente legato a Neil Cassady, che era anche lui un ebreo, come dice il nome, cassidici. E c'è questo scritto, no, su On the Road, che è un grande nastro infinito su cui questo racconto si sviluppa in maniera ininterrotta. Però anche ovviamente altri autori in quegli anni cominciano a vedere la creatività come una trasformazione permanente. Per esempio, Philip Glass nella musica fornisce un'interpretazione del suono come un ininterrotto percorso che non è più rappresentato dalla composizione tradizionale della musica, cioè un'ouverture, poi c'è il tema centrale e poi c'è il finale. Qui invece nel caso di Philip Glass è una musica che non ha esattamente un inizio e un finale, ma è una musica perenne che attraversa lo spazio, un ambiente ininterrotto. Dunque, per lei crede che il No Stop City è il primo tentativo di tradurre, diciamo, questo nuovo modo di pensare del creatività o concetto di la cosa interrotta, continua e relativa. Il No Stop City era forse il primo tentativo nel mondo di architettura di questo filone. Sì, tra l'altro non è un pensiero antagonista, cioè conflittuale, è piuttosto un pensiero in continua trasformazione, che non appartiene al passato e al futuro, ma a un presente continuo, cioè qualche cosa che non ha una declinazione esatta, ma appartiene a un altro tipo di elaborazione intellettuale che in qualche maniera ancora mi appartiene anche nelle diversità complete dei tempi e dei temi, però quello di un lavoro anche, questo significa anche lavorare senza un finale, senza una conclusione, ma piuttosto una ricerca permanente, appunto una specie di contraddizione illimitata, senza avere scontri che si concludono in qualche maniera nel bene o nel male. C'è un presente continuo, l'idea di un presente continuo che poi ovviamente appartiene a ben altri livelli di, non so, Nietzsche per esempio, è l'eterno ritorno, oppure i tragici stoici, ma anche, per esempio, c'è Karnak, che è questo territorio primordiale di sassi ordinati in maniera progressiva da più grande a sempre più piccoli, che però descrive qualche cosa che non ha un esatto inizio, non ha un finale e non ha neppure un significato definito. È come un gesto sacro, continuamente ripetibile. È interessante sentire tutte queste influenze, diciamo, anche queste paragone. E anche mi interessa molto che ha detto che No Stop City non è una cosa di conflitta o di antagonista. E lo vedo come un progetto, lo vede.
Ma mi interessa anche perché stavo leggendo le parole di Pier Vittorio Aureli, che scrive molto bene, credo, sul progetto. E lui descrive il progetto come antagonista, nel senso che è una critica della città capitalista, dell'ideologia borghese. In quel senso potrebbe essere visto antagonista in qualche modo. È vero o no? Beh, sì, diciamo, certamente anche noi veniamo da una cultura di sinistra, ma Mm, questo non toglie che ci sia un segno ininterrotto, anzi, proprio la cultura di sinistra è una cultura che nasce da un confronto continuo di evoluzione, mm, quindi si alimenta non tanto di un conflitto, ma di una tensione intellettuale ininterrotta. mm, C'è un pensiero creativo che non si conclude mai. Del resto, nella storia dell'arte, tutto questo è abbastanza evidente, cioè non ci sono soltanto episodi storici, stili di linguaggi, ma c'è piuttosto un continuo evolversi della ricerca del pensiero, un pensiero creativo che non cessa mai di esistere, a volte sfrangiandosi, perdendo la sua finalità apparentemente e poi di nuovo tornando in pressione, in energia. Quindi non dovrebbe mai esserci un giudizio definitivo sull'arte. mm. L'arte è qualcosa che si sposta verso altri orizzonti e quindi è una forma di energia vitale che attraversa la storia del lavoro umano, del pensiero umano. Ma chiedo perché mi interessa, infatti abbiamo parlato un po' ieri, sapere quanto è una cosa politica il No Stop City, una cosa di activism, diciamo in inglese. O forse no, I mean, Sì, no, ma più che un conflitto è un'energia. ok. Il conflitto poi in qualche maniera si conclude, deve concludersi, Mm, mentre l'energia è qualcosa che attraversa fasi diverse, andando sempre verso una stessa direzione che non è mai completamente definita, cioè si evolve nel tempo. A volte sembra disperdersi in un'attività inutile, a volte invece acquista una grande concentrazione molto riconoscibile. Però se pensiamo alla storia dell'arte, anche la storia dell'arte recente o moderna, cioè seguiamo un percorso che arriva sempre al punto, sembra definitivo, poi improvvisamente si riapre. Se pensiamo, non so, a Jackson Pollock, cioè parte da tutta un'esperienza di action painting che però ha ancora dei segni riconoscibili e poi termina in questa danza illimitata di segni, su anche qui quasi un nastro ininterrotto di segni, di tracciati che non hanno un senso preciso. Infatti mm. all'inizio proprio furono rifiutati questi tipi di attività perché sembrava, dice, come il segno di un bambino che fa degli scarabocchi senza senso, però poi improvvisamente questa tensione vuota acquista un significato. Quello dei bambini è infatti una creatività molto simile a quella di sì, Di di Pollock? Jackson Pollock, perché tutti i bambini sono degli artisti, Mm,
Poi nel tempo c'è una selezione progressiva per cui gli artisti diventano solo, non so, l'1 per 1000 di tutti i creativi, cioè di chi poi può decidere di trasformare in una professione un'attività inizialmente dispersiva come quella dei bambini. Però tutti i bambini sono artisti. Questa è una Sono, cosa che interessava Dalisi, vero? Riccardo Dalisi era molto interessato nella creatività dei bambini, anche in quel periodo. sì, sì, quella di Riccardo Dalisi è poi un'esperienza sì, legata ai bambini dei mercati napoletani, ma dove però c'è sempre nel lavoro di Dalisi una figurazione. Questo è vero. Sono oggetti che sono identificabili, Mm, mentre a volte è interessante il momento in cui non c'è più significato, è mm, solo pura energia fisica, mentale, intellettuale, non è una narrazione, o perlomeno è un canto ininterrotto, non è una musica che ha un inizio e una fine. E, Quindi, mm. no, no, prego. E pensando all'accoglienza del No Stop City, perché anche quando ho detto Jackson Pollock, che mi viene in mente sempre con il Pollock non sono solo i lavori, ma anche quei foto di lui che fa questi Sì. segnali sul canvas. E mi interessa come capire come è entrato nel mondo No Stop City e come questo fa parte di accoglienza, anche la conoscenza, la comprensione del progetto, perché è pubblicato per prima nella Casa Bella, vero, nel 70. Sì. 70. E questa è forse una cosa solo tecnica, ma mi interessa capire perché quella rivista o cos'era delle pagine della rivista che avete visto come la piattaforma giusto per comunicare questo progetto. Sì. Beh, quando è stato pubblicato su Cassabella, diciamo, certamente quel progetto è stato molto osservato, ma giustamente non è stato capito. Cioè Questo non è, era, non è che fosse rifiutato, anzi molte persone erano affascinate da questo tipo di ipotesi, però in fondo non erano capite perfettamente, ma era anche giusto perché questo non poteva succedere perché era il risultato di cose ma anche non chiare a noi stessi, mm, cioè non era così esplicito. Infatti si parlava molto della ipotesi della fine del lavoro, che mm, era un tema su cui, cioè la produzione intellettuale di massa, per esempio, che era molto di attualità nella filosofia della politica, ma anche molto difficile da interpretare perché era ancora una parte più evoluta del pensiero marxista, di cui ancora non si capiva esattamente che cosa avrebbe potuto significare, dire anche a noi stessi mm. che lavoravamo questo tipo di approccio. Questo però è tipico dell'arte, cioè chi la rappresenta non è detto che sia la persona che la spiega, Mm. è un'altra cosa. Infatti Anzi, avete già spiegato o già comunicato in queste immagini, non è che dovete anche avere le parole per eh, rispiegarlo di nuovo.
No, no, ma infatti non è, anche appunto Jackson Pollock non ha mai spiegato, ma nessuno gli ha nemmeno chiesto, a parte i malintesi che ci sono prodotti, però non è di competenza di un creativo di spiegare esattamente il suo lavoro. Quello poi è un'altra, avviene dopo, molto dopo, successivamente, in mezzo a mille difficoltà. Però c'è come l'urgenza di fare qualche cosa, per esempio, come in Pollock. Prendo questo esempio come forse uno dei più significativi, cioè in cui questa attività è esplicitamente inutile. Non la puoi spiegare, se ti impegni a spiegarla crei un disastro. Non c'ha, è sbagliato, non è come è nell'arte, cioè gli artisti, io ho conosciuto tanti artisti, pittori per esempio. Allora, quando si parla di loro, quando si parla con un pittore, riflette sui lavori che sta facendo, ne parla sempre, così almeno li ho sentiti molto spesso, parlare come se parlassero di gastronomia, di modo di produrre l'alimentazione, il cibo, cioè più pesante, meno pesante, più profumato, con interpreti i colori in una maniera molto fisica, cioè c'è tutto un modo come artigianale di scrivere l'arte, ma non in senso estetico, in senso fisico, cioè di qualche cosa che è una golosità, una cosa deliziosa, oppure è molto acida, velenosa, oscura, però non deve essere, non viene mai spiegata in maniera, come dire, filosofica, ma in maniera fisica, Perché artigianale. e pensando a questo problema, diciamo, della impossibilità di trovare le parole, almeno al periodo in cui il progetto è stato nato, diciamo, mi interessa dunque il ruolo, se quella è la parola giusta, dell'installazione o environment che Akazuma ha creato per il New Domestic Landscape, perché quello mi sembra è una continua del pensiero di No Stop City. Dunque, per voi quel progetto è stato un altro tentativo di elaborare il No Stop City o è una cosa diversa per voi? No, è così, ma anche di questa modalità di rappresentare l'architettura come qualche cosa che non si evolve mai in maniera definitiva, ma si trasforma, si espande. È anche il risultato di una visione critica dell'architettura moderna, cioè si capiva il limite del concetto di modernità, perché il concetto di modernità è ancora tutta legata all'idea di un passato e di un futuro, mentre questa visione viene sostituita dall'idea appunto, di un presente continuo, cioè di qualche cosa che si sposta e quindi non permette di essere afferrata, definita. Questo mi sembra una cosa molto importante, molto diversa dall'idea storica dell'architettura moderna, dell'architettura storica, che ha tutti altri fascini, ma c'è anche un'attività di non senso, di qualche cosa che non è esattamente spiegabile come è nella
le realtà dell'arte, della musica, della poesia, cioè c'è sempre... certo, poi nella letteratura c'è questo limite del racconto, del romanzo, della novella, che invece ha un inizio e una fine e anche una evoluzione molto evidente degli episodi, mentre in altre attività è un suono continuo, una vibrazione continua. Ma anche se il progetto non è completamente capito, sempre, è interessante come c'è stato questo continuo interesse nel progetto dagli anni 60 fino ad ora. Parliamo del progetto. E perché pensa che ha questo continuo interesse? Perché c'è anche una rilevanza, sì, sempre una rilevanza del progetto, forse. Sì, c'è un'evoluzione, ma che non ha scadenze però. Cioè, le cose che stanno facendo adesso in architettura, che sono così diverse da quelle del passato, però in fondo gli appartengono sempre, cioè c'è sempre, sono sempre accompagnate da una caduta progressiva di senso, cioè di cosa serve l'architettura. Poi, insomma, viene fuori che è solo un'occasione per rendere visibile un'ipotesi. In ogni modo poi sono sempre episodi uno diverso dall'altro. Non ci sono due abitazioni, due case nel mondo che siano uguali a quell'altra. Cioè ogni occasione è diversa dall'altra, è ininterrotto. E gli oggetti sono ancora più complicati, sono sempre sfuggenti, pieni di significato, molto più ricchi. Gli oggetti sono molto più ricchi della stessa architettura, cioè non hanno una precisa definizione. Dunque, crede se a caso lei rifatta un non-stop city oggi, ci sono elementi che avresti o vorresti oggi concepire o comunicare diversamente del non-stop city di 69? Ma Forse no. saprei, forse no. C'è quel teorico americano che ci ha molto influenzati all'inizio, che è stato Kevin Lynch. Kevin Lynch è il primo che parla di una sorta di nastro ininterrotto, non tanto costituito da architetture, ma piuttosto da questo continuo variare di incontri, di strade, di percorsi dove si può trovare non tanto i monumenti, ma invece gli oggetti quotidiani, cioè il bar, l'edicola, l'attesa del metro, cioè tutta una serie di episodi minimali che poi costituiscono la vera esperienza urbana, la vera vita urbana, che non è costituita dall'architettura, ma piuttosto dalla presenza di questi micro ambienti che attraversano i percorsi urbani, umani. Quotidiano. Kevin Lynch in questo senso è stato uno dei
dei teorici, degli urbanisti americani che hanno elaborato finalmente una visione priva di monumenti e priva di simboli di modernità. È qualche cosa di quotidiano che avviene senza un preciso progetto, cioè l'arredo urbano è qualcosa che non si interrompe mai, si trasforma, non ha un senso chiaro, connettivo, complessivo. Questa visione è stata molto importante per noi. Lui credo l'abbia scritta all'inizio degli anni 60, un urbanista, un teorico molto intelligente e molto nuovo, molto fresco. Dunque, per lei, per capire il suo pensiero, come ha sviluppato da quel progetto ad oggi, perché tra un po' parliamo di alcuni progetti in particolare alla scala di design, diciamo. Dunque, mi sembra che sarebbe la cosa proprio da dire che non è che una critica proprio capitalista che è lo filone che continua nel lavoro suo, e non è è una filone che si tratta della tecnologia, che è una cosa che le interessa continuamente, proprio della condizione urbana, diciamo, o la condizione urbana nella modernità e nella postmodernità, se possiamo utilizzare quella parola. Sì, può darsi, ma anche a me non è chiaro, cioè non è mai stato chiaro, ma forse non lo può essere così evidente le connessioni di questo. Però sempre questo tipo di confronto con la dimensione illimitata dell'ambiente, per esempio, è già presente quelle immagini, quei modelli realizzati diciamo, forse all'inizio degli anni 70 con gli specchi. Io ho sempre usato, molto spesso ho usato lo specchio, gli specchi per rappresentare la moltiplicazione infinita delle immagini, quindi che non hanno un inizio e una fine, sono come delle automoltiplicazioni di un segno che, se disposto tra due specchi, diventa una sorta di infinito evidente, cioè che va al di là del modello, delle dimensioni di un modello d'architettura, che è più mentale che fisico. Sì, sì, è quasi universale, c'è un senso dell'universo quando si vede nel specchio continuo. Sì. Però, diciamo, nel Rinascimento l'idea dell'infinito è presente, perché la legge sulla prospettiva nasce dall'idea di poter rappresentare l'infinito, cioè l'orizzonte, cioè è qualche cosa che è presente nella cultura occidentale, mentre in quella medievale tutto poi a un certo punto si ferma, si blocca, diventa definitivo, rigido, mentre nel Rinascimento c'è questa idea di sistemazione della prospettiva che poi, come hanno detto i filosofi teorici, è di natura simbolica, filosofica, non è esattamente una legge dell'ottica, è un modo di rappresentare il pensiero che si organizza su un nastro infinito, cioè che va verso l'infinito. Interessante perché... scusami. No, quindi questo tipo di ricerca illimitata, infinita, continuamente ripetibile, è presente
storicamente presente nella storia dell'architettura, diciamo, dal Rinascimento in poi. Abbiamo visto ieri che questa idea dell'infinità e tensione tra l'infinità e il finito è una cosa che ha anche esplorato a livello del mobile, dunque nel mobile infinito, è proprio lì nel Sì. nome. E così vorrei andare avanti un po' per pensare al mobile, perché anche se il No Stop City è una cosa di architettura dell'urbanismo, nel concetto di No Stop City c'è la comprensione che anche coinvolge il mobile, coinvolge tutti gli elementi della vita, in un senso. E dunque c'è un progetto che mi interessa molto, che da prima vista, nella materialità, nell'aspetto, in tutto, sembra così diversa dal No Stop City, ma infatti, come ho capito, fa parte di questo pensiero. E quello è Animali Domestici, quel mobile dell'85 che è fatto in collaborazione con la Nicoletta Orozzi. E così vorrei capire come questo mobile può essere visto come parte di questo pensiero del No Stop City, o cosa introduce questo mobile. No, c'è uno spostamento, diciamo, del pensiero. Si passa dalla visita all'ultimo, da Memphis e di tutte le esperienze del nuovo design italiano, a invece una dimensione neoprimitiva. Non è un atteggiamento ecologico, non c'entra niente. Okay. È piuttosto l'idea, perché l'idea del pensiero primitivo è un pensiero dove appunto non esiste, come è nel pensiero degli uomini primitivi, dove non c'è un passato, non c'è la storia, l'idea della storia, né del futuro, cioè della civilizzazione, cioè gli uomini primitivi che sono molto simili a noi, che hanno un presente continuo e non un passato e un futuro, ma sempre un presente continuo che si evolve senza interruzioni. Quindi in questo senso la creatività che è presente nel nuovo design italiano per noi non è così diversa da quella dell'evoluzione dei neoprimitivi. In qualche maniera è la stessa condizione esistenziale che non si trasforma o si trasforma solo apparentemente. Poi dopo riprende questo tipo di suono ininterrotto che si trasforma ma non si interrompe mai. Sì, questa è una cosa che interessa Levi Strauss, l'antropologo, e anche si vede nella ricerca di Superstudio, credo anche negli anni 60 e 70. C'è questo interesse nell'atteggiamento forse dell'antropologo nel design, mentre cerca di nuovi linguaggi per esplorare. Sì, la differenza tra, diciamo, il lavoro del nostro gruppo di Archizoom rispetto a quella del Superstudio è una differenza importante però, perché per noi è sempre la ricerca di una città senza architettura, cioè dove esistono soltanto microorganismi, microoggetti, mentre nel Superstudio c'è un'architettura senza città, cioè fatta di monumenti molto rigidi, molto ben definiti e ben rappresentati, cioè è proprio l'opposto. Sono due visioni che il pensiero, che l'attività Radical ha reso evidenti, cioè sono due strategie completamente opposte. Sì, no, ovviamente, infatti non può immaginare
gli animali domestici, cioè, solo lei potrebbe essere stato anche l'autore di quel progetto. Ma animali domestici c'è anche una parola che non abbiamo parlato fino ad oggi, è quella della ibridità che introduce questo. Questo è il neoprimitivismo, immagino, nel senso che c'è questa combinazione molto visibile di diverse culture del design in un senso. C'è il legno proprio dell'albero e poi c'è il MDF o il materiale molto più industriale. E dunque questa ibridità o dicotomia, non so Sì. qual è la parola giusta, ma questa anche questo è il spostamento, questo è il nuovo capitolo, o questa è una cosa che sviluppa del No Stop City, crede? Sì, no, continua, sì, non si interrompe, non si interrompe. Non si interrompe perché non distingue il passato dal Ok. futuro, perché non corrisponde a episodi storici separati, ma a una narrazione continua, a una visione speculare del mondo, come gli specchi, cioè che si moltiplicano, cambiano, ma sono sempre poi alla fine degli ambienti ininterrotti, infiniti. Quindi sono considerazioni anche difficili da definire, cioè perché avvengono o si capiscono o non si capiscono, cioè non c'è quello che io sto facendo in questi giorni, faccio per dire, è una serie di disegni apparentemente dei singoli progetti che però sono ripetuti quasi all'infinito con molte variazioni ma senza un significato terminale. Quindi c'è sempre questa idea di intanto di sorprendere me stesso. Questa è una bella cosa da fare. Dunque, così mi viene in mente forse il Genetic Tales, il progetto della 2000 per Alessi, che erano questo programma grafica, diciamo, di tanti, quasi infinito schizzi di faces e persone. È vero di pensare in quel progetto, in questo senso anche dell'infinito? Sì, può essere questo di Alessi, questo di Genetic Tales. Sì, esatto. Sì, no. Certo, anche questo sì, di evolvere all'infinito. Queste, per esempio, i volti, perché ce n'è un Genetic Tale contenuto in un libro dove c'è tutta una serie di casi imprevedibili o prevedibili, di rapporti di famiglia, di incontri con animali, eccetera. Però c'è un'altra immagine che io ho prodotto, anche questa apparentemente senza motivo, che erano tutte queste piccoli volti, Mhm. delle piccole facce, che ho ripetuto a livello di migliaia, una sempre un po' diversa dall'altra. Per esempio, questo è le trasformazioni genetiche in corso, cioè che poi non si somigliano mai. Questi volti non sono mai imparentati, sfuggono continuamente. È un po' come come se fossero mossi da una energia che non termina mai, ma è simile un po', si potrebbe dire, all'energia della Luna,
che ogni notte da miliardi di secoli solleva tutti gli oceani del mondo, la notte, no? Solleva, producendo senza produrre un solo rumore, perfetto silenzio. Tutto si solleva, poi la notte sale, poi con il sole torna giù, poi quindi produce questa enorme energia che non ha inizio e fine, ma però è legato ai cicli dell'esistenza del cosmo e non è mai finalizzata. Questi enormi sollevamenti di oceani non producono appunto nessun rumore, non hanno mai fine perché la notte successiva di nuovo si sollevano, poi come un respiro umano. Questo è veramente quasi una poesia. Mi piace molto questa descrizione, anche se a Londra non c'è silenzio mai, dunque per me c'è sempre il rumore quando solleva la luna, ma ci penso. E dunque forse finendo con animali domestici, penso che forse l'ibridità non è la parola giusta, perché dalla prospettiva primitivo non c'è nessuna differenza, dunque non c'è gli elementi diversi per stare un'ibridità. Dunque anche la parola ibridità è un problema. C'è senso in questo, quello che io non trovo le parole, quello è il punto per capire e per articolare animali domestici. E io non trovo mai la parola per descrivere uno stop city, faccio per esempio, no? Infatti dobbiamo tutte le volte fare un po' una serie di paragoni, di somigliare a interpretare provvisoriamente, però è come bisogna sia forse come un'intuizione mentale, un sogno che a volte può essere anche un incubo, a volte no, a volte è inutile, però c'è un pensiero inutile, non giustifica niente, non spiega niente, perché è una cosa solo che avviene e non ha una finalità chiara. E forse è bene che non ce l'abbia. Infatti l'arte esiste fin da quando esistono gli uomini, fin da quando ci sono i bambini, questi continuano a essere creativi. Che cosa significa? Perché i bambini sono creativi? Non lo so, forse qualche pedagogo l'ha spiegato, ma quando l'hai spiegato non hai ottenuto niente, perché poi i bambini cambiano, smettono, oppure si trasformano in adulti che non hanno più un rapporto con la creatività. Quindi tutto come si disperde è un'energia genetica che non ha mai fine. Sì, credo la cosa giusta sia di non cercare troppo di spiegarlo, perché o si capisce o non, Quello è vero. non Ma si anche... capisce. Da dove deriva la poesia? I poeti che passano la vita, mi interessano sempre molto, perché passano la vita con tutte le difficoltà, le complessità, le contraddizioni, senza avere qualcuno che glielo ha ordinato
nessuno gli ha richiesto di scrivere poesie, Mm. nessuno lo ha pagato, nessuno lo compra, però loro continuano a fare questa cosa inutile, meravigliosa, indispensabile, ma totalmente ingiustificabile, perché molte volte poi sono dei disastri che non penso, che sono brutti, e poi improvvisamente quelli che erano brutti diventano dei capolavori, oppure i capolavori diventano delle sciocchezze, delle banalità. Cioè, è un'energia notturna, come lunare, che appunto solleva qualche cosa, poi lo deposita, poi di nuovo lo solleva. Ma se qualcuno dovesse spiegarlo non ci riesce. È interessante che oggi hai usato la parola energia tanto tempo. Questo mi sembra una buona parola per tentare almeno di articolare. E quando stava parlando dei bambini, che anche hanno Dei? bambini e la Sì. creatività, mi viene in mente come anche il gioco e giocare è una cosa molto importante per i bambini, anche per noi come adulti è una cosa Certo. antropologica, esistenziale, Anche forse è diciamo. una delle attività dell'uomo, anche adulto, più permanenti. Mm. E così, forse veramente ho sbagliato, ma un altro progetto, un altro oggetto di cui vorrei chiederle è una lampada, la lampada Folia dell'88, uno dei ultimi oggetti che ha progettato per il Memphis. E Sì. quello mi fa sempre curioso quell'oggetto. E non so adesso se fosse quasi un gioco, fosse una parola per capirlo, perché cioè io ricordo di aver letto il Tony Dunn, che è il progettista inglese, lui è protagonista del critical design, e lui ha descritto quello come quanto influente questa lampada, perché era un oggetto tecnologico che era importante e progressiva dal punto di vista concettuale che tecnologico. E così io vorrei capire se lei considera queste due cose, l'innovazione tecnologia e concettuale diversa, una dicotomia, se questo è giusto. E anche se fosse questa parola di un gioco, che forse questa lampada è un tipo di gioco, è una parola che forse può aiutarci a capire questo oggetto. Ma, la lampada foglia è un po' il risultato di una interpretazione dell'animismo, cioè di qualche cosa che a volte anche un po' come minaccioso. Io ho visto dei territori indiani abitati da animisti che sono, non so, colorano di rosso un sasso o una sorgente, cioè vedono il sacro improvvisamente nella natura, vedono nella natura come una energia misteriosa. Ecco, questa lampada è nata da questa come rappresentazione di un animismo, di qualche cosa che è nascosto tra gli alberi, tra i sassi, che non modifica gli oggetti, ma testimonianza di qualcosa di misterioso, di sacro, di non conosciuto. Non conosco questo che tu hai citato di questo inglese, a proposito della lampada foglia. E anzi, ti sarei grato se me lo puoi mandare questo Certo, messaggio. dopo. È molto interessante il lavoro suo. Come si chiama? Si chiama Anthony Dunn e lavora con una signora che si chiama Fiona Raby. Sono Dunn e Raby, ma lo scrivo.
Grazie. Sì, niente. Sì, dunque siamo quasi alla fine di nuovo al nostro tempo insieme e mi sembra che abbiamo anche cominciato a parlare del nostro City. E così forse ci andiamo avanti con gli oggetti che mi sembrano che sono stati influenzati dalle idee del progetto No Stop City. E uno di quelli filoni, diciamo, è l'idea del il rapporto tra l'architettura e la città, ma anche le possibilità dell'architettura e la città, perché ho letto, non so dove, che lei ha descritto il suo interesse nel fallimento sia dell'architettura sia del design a affrontare le sfide del XX, anche forse XXI secolo. E così gli oggetti che ha prodotto o progettato come molti dei diorama e modelli, e anche il Planks forse del 2016, hanno questa qualità di autonomia. E per lei questa autonomia è un'espressione di questo fallimento. E vorrei capire un po' di più se crede che ancora architettura di design non sono capace in qualche modo, o cosa sono le strategie per evitare o affrontare questo fallimento. Ma intanto forse il termine fallimento che io a volte ho usato è un po' troppo rigido, troppo severo. Direi sono degli attraversamenti forse delle trasformazioni, non tanto dei fallimenti, anche perché poi insomma queste storie il fallimento non esiste perché non esiste poi la vittoria, quindi la sconfitta è sempre prevista come un momento che fa parte della trasformazione, dell'attraversamento, delle modificazioni. Però diciamo che se guardiamo la cultura del progetto, certamente l'architettura deve nasce sempre da un fallimento, cioè da qualche cosa che doveva essere fatto e non è stato fatto e quindi produce intanto un'eccezione, una diversità. Quindi bisogna sempre fare qualcosa di diverso da ciò che è stato fatto fino a quel momento. E questo effettivamente è la storia dell'architettura, cioè una serie infinita di variazioni, di episodi, una diversa dall'altra, quello di cui parlavamo prima, cioè che non esistano due case uguali tra di loro in tutto il mondo, cioè ogni momento è diverso, eccetera. E ugualmente gli oggetti ancora di più. Gli oggetti si moltiplicano, ma continuamente si trasformano. Quante sedie abbiamo prodotto nel mondo, tutte diverse una dall'altra, senza che in realtà ce ne sia un bisogno così urgente di sedie diverse. No, però è un impegno serissimo di fare dei bicchieri uno diverso dall'altro. È come quello degli artisti che continuano a fare un quadro uno diverso dall'altro senza interruzione, senza motivo, cioè come un'energia di trasformazione ininterrotta e inutile, seguita a seguito di un qualsiasi controllo razionale. Si deve constatare che sono attività inutili, che costano un sacco di energie, di soldi, di impegni, di sperimentazioni senza conclusione. Cioè, di storici, stili diversi,
tecniche diverse, economie diverse, tutto per fare una cosa che non serve a nessuno. Questo è però la cosa più straordinaria nella storia dell'umanità. Cioè questa Infatti. attività puramente poetica, puramente artistica, creativa, che nessuno la paga, nessuno l'ha chiesta, nessuno la compra, però questo è assolutamente straordinariamente affascinante. Sì, perché non si tratta del cosa serve il mondo, l'umanità, è quello che ci serve il Sì, creatore, anche noi, sì. C'è una tensione qui. E con questo in mente, non so, una cosa, vorrei finire oggi con una domanda un po' più leggere, perché abbiamo esplorato le cose un po' teorici oggi, ma forse non è una cosa leggere per lei. E quella è un'altra installazione più recente del 2008 della Fondazione Cartier a Parigi. E quello è il Open Enclosures, che sembra di esplorare i temi di ibridità, di flessibilità, della natura e la città, queste strutture insieme. Dunque mi sembra che c'è un filone, cioè anche il nostro City a quello. Ma quella non è la parola che vorrei chiedere di quel progetto. È che quando stavo guardando il video, cioè sull'internet, sul progetto, perché sfortunatamente non l'ho visto in persona, mi piaceva molto la presenza inaspettata di Patti Smith nell'installazione. Anche ieri abbiamo parlato un po' della musica, del Beatles, del Rolling Stones. E così, visto a domani, nel terzo episodio, parliamo un po' più culturalmente del design. sì. Vorrei capire cos'è di Smith o la musica in generale che lei ha trattato per questa installazione, e anche, non so, il ruolo della musica in generale per il suo lavoro. Infatti ha detto anche, ha accennato Philip Glass anche oggi. Sì. Sì, beh, Dunque, Patti Smith fu un incontro abbastanza occasionale, cioè organizzato lì a Parigi, dove c'erano questi due spazi, due ambienti, uno destinato a Patti Smith e uno destinato al mio lavoro. E si stabilì un tipo di simpatia reciproca, tanto che lei ha scritto anche una musica destinata a questo mio lavoro, ma fantastico. sono esperienze, sono incontri che avvengono nella cultura, nell'arte, non sono strettamente collegati tra di loro. Ci sono sempre degli incontri un po' miracolosi, però sempre molto stimolanti, sempre interessanti. Il rapporto alla musica, per esempio, la dodecafonia di Schoenberg, Ah, ok. la dodecafonia, in qualche maniera segue un atteggiamento simile di una sorta di omologazione continua della musica, che non è più distinto tra i diesis, tra le regole della composizione musicale, ma è un suono lineare, ininterrotto, che poi avrà seguito nella musica contemporanea, ma è un modo di appiattire tutte le eccezioni compositive in un'unica narrazione sonora che in qualche maniera somiglia a una non-stop city del suono, della musica, che non è la legge dell'acustica, ma è la legge delle dissonanze, perché introduce dentro la musica le contraddizioni della musica.
l'appiattimento della musica. Infatti lui diceva, per salvare la musica bisogna distruggerla. In qualche maniera voleva dire uscire dall'idea del concerto, dell'evento sonoro, tradizionale, e avanzare verso altre dimensioni, dove la musica è anche ostile, è anche rumore, è anche imprevedibilità. Quindi, difatti, poi la strada è stata quella di collegare, finalmente uscire dal mito dove i grandi musicisti contemporanei come Berio, come Nono, che hanno rotto le scatole a intere generazioni di concertisti perché volevano affermare che la nuova musica doveva essere realizzata alla Scala, cioè nei teatri storici. E questo poi, come dire, ha cercato in tutti i modi di far accettare la musica così ostile, così acida come è la musica contemporanea, pur di essere accettata nelle sedi sacre del teatro. Mentre poi alla fine la vera nuova musica è quella che è nata dentro gli studi degli artisti americani, che è una musica completamente sperimentale, imprevedibile, dove c'è da vedere ma non solo da sentire, cioè c'è una dimensione totalmente diversa che deve essere finalmente accettata e non avere sempre l'ossessione di essere invitati alla Scala, il teatro sacro della musica di Verdi. Cioè, quello va bene, Verdi fa la sua musica, noi facciamo un'altra, ma la facciamo anche in un altro luogo, che non è quello del teatro ufficiale. Questa è la descrizione sua della musica e la musica che le prende. Mi sembra che ci sono molte parole, molti concetti che anche c'è un'affinità con No Stop City. E infatti ha detto, ho scritto che per salvare l'architettura deve distruggere l'architettura. Mi sembra proprio quello è una idea fondamentale di No Stop City. A quel punto dobbiamo sfortunatamente anche interrompere la nostra conversazione di nuovo perché ci siamo un'altra ora insieme. Ma sono molto grata che abbiamo anche un altro domani di parlare insieme e di parlare un po' più ampio del concetto della cultura, del progetto, anche un concetto culturale del lavoro solo. E così devo solo di nuovo ringraziare Nicoletta per oggi. Perché no, la nostra conversazione mi stimola molto. Oh, grazie, anche a me ovviamente. Cioè, imparo molte cose. Ah, lei impara, io. No, sono io la persona di imparare le cose. Sì, no, ma cioè, mi stimola a riflettere, a dire delle cose che magari in altre occasioni non avrei saputo dirle. Quindi spero anzi che queste risposte siano state utili a te, ma anche a me sono state molto utili questi colloqui. E non sa quanto mi fa piacere sentire questo. Sono molto grata, sicuramente. Well, domani sarà anche più interessante così. Bene, volentieri. A domani. Ok, ciao Andrea. Ciao. Ciao, buon lavoro, grazie. Grazie, ciao.